Chiacchierata molto importante, perché dalla negatività però si deve sempre cercare anche di tenere quelle che sono le pratiche giuste per poter uscire fuori dai problemi. Ma ora è il momento delle nostre ecostorie. Beh, oggi ho moltissimi ospiti da invitare che ci racconteranno la storia di una sinergia, di un'unione per un territorio bellissimo che è quello della costiera amalfitana e per il recupero di una varietà antica di pomodoro, un pomodoro con cui in casa si facevano le conserve, che si coltivava sempre nell'orto e con tempo era pure usato proprio comunemente nella nostra agricoltura, che poi è andato perduto a favore di altre varietà più moderne. Allora, vi racconto questa storia che parla appunto del recupero di un territorio, della salvaguardia di un frutto, ma anche di un sistema di cultura e che dà la possibilità a una comunità proprio di aggregarsi intorno a un progetto. Invito subito Rosa Pepe, agronoma del Centro di Ricerca per l'Orticoltura CREA. Ciao! Buongiorno. E qui i due ragazzi, Antonio Di Martino dell'Associazione Costiera Amalfitana Riserva e Biosfera, ciao, responsabile del progetto Pomodoro Rifiascone, e poi c'è un agricoltore custode, ciao, Grazie. Giulio Grazie. Amato. Eccovi qua, allora io partirei subito da Rosa, perché noi oggi stiamo parlando di una varietà di pomodoro che abbiamo qui in questa magnifica cesta, che si chiama pomodoro Re Umberto, detto fiascone. detto fiascone. Perché allora, qual è la sua storia? La sua storia, questo nome Re Umberto è in onore proprio al re Umberto quando è venuto a Napoli nel 1879 e quindi questo pomodoro era già presente e quindi quale occasione donarlo al re. E quindi questo pomodoro era già coltivato in costiera e soprattutto a tramonti e quindi nel tempo la sua coltivazione è continuata per un lungo periodo e tutte le persone del territorio, ma come in altri posti, lo coltivavano, ma soprattutto per farne un uso familiare, facevano le famose bottiglie, che era proprio una tradizione del periodo estivo. Certo. E quindi si è continuata. Poi a un certo punto, con l'avvento delle nuove varietà, questo pomodoro, diciamo, è stato un po' accantonato e messo da parte, però fortunatamente ci sono anche, in effetti, diciamo che anche la sensibilità verso la biodiversità, quello che il mondo contadino ha perso a favore dell'industria conserviera oppure dell'industrializzazione della produzione. Per cui c'è stata questa sensibilità importante. Non a caso io lavoro al centro di ricerca e lavoro per il progetto RGV-FAO, che si pone proprio l'obiettivo di recuperare le vecchie varietà, rimetterle in coltivazione, sia per avviare dei percorsi di valorizzazione importante come quello del Re Fiascone in un territorio, ma anche per mettere a disposizione delle ricerche, sangue antico ma molto importante per il nuovo. Bello, quindi questo ci piace molto. l'obiettivo fondamentale è questo. Volevo chiedere ad Antonio, che sei dell'Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera, Acarbio si chiama, Acarbio, no? sì. Com'è che avete deciso, come nasce l'idea di recuperare questa varietà di pomodoro? Beh, diciamo che fa parte di quelle che erano le nostre finalità quando abbiamo deciso di riunirci nel 2009 come associazione. Appunto, la nostra sede è a Tramonti, nella costiera amalfitana, e avevamo questa necessità di avviare progetti di sensibilizzazione ambientale. È bello che tu, che sei un ragazzo giovane, Sì. pensi al tuo territorio, a valorizzare ciò che c'è nella storia del tuo territorio. Sì, diciamo che è qualcosa di importante, soprattutto perché molti dei ragazzi del mio paese tendono ad andare via dal proprio territorio. Io insieme ai membri dell'associazione abbiamo pensato che ci fosse una reale possibilità di creare possibilità di lavoro all'interno del nostro stesso paese attraverso appunto la valorizzazione della biodiversità locale e le tematiche ambientali in generale. Questo progetto, il Re Fiascone, Sì. no? È importante anche perché aiuta a evitare l'abbandono di vecchi terreni agricoli. Vediamo come lo coltivano, no? In queste Sì. immagini. Voi avete dei terrazzamenti meravigliosi in costiera per l'agricoltura, anzi lo chiedo a lui che è l'agricoltore, vero? Sì, purtroppo dico sì perché stiamo cercando di valorizzare questo prodotto anche in base a tanti contadini che abbiamo lavorato questo seme e portarlo adesso. Giulio, tu sei un agricoltore custode, tu Sì. avevi semi antichi? Io non li avevo, però amici e parenti abbiamo riusciti a trovarli
grazie a loro, a Rosa. Ecco, come si coltiva il pomodoro, Re Umberto? Di cosa ha bisogno? Momentaneamente di poca acqua. Poca acqua. Quindi è adattato al secco? Sì, è più adattato al nostro territorio, quindi non possiamo usare acqua, anche perché se diamo acqua caccia acqua, quindi a noi ci interessa la polpa, non l'acqua, quindi alla fine dobbiamo, e poi loro vengono a controllare ogni settimana, 10 giorni, 15 giorni, a vedere il nostro prodotto, se ha bisogno o non ha bisogno. E queste... Antonio, voi con l'associazione avete proprio creato un ponte, no? Tra il mondo scientifico, rappresentato qui da Rosa, e invece il mondo rurale, rappresentato da Giulio. Sì, come avete fatto? Allora, nel 2012 abbiamo siglato un protocollo d'intesa proprio con il centro di ricerca di Ponte Cagnano, insieme al Comitato dei Distretti Rurali delle aree protette della regione Campania, e proprio per mettere in contatto, come dicevi tu, il mondo scientifico con quello rurale, e per cercare di stimolare, diciamo, una piccola rinascita agricola anche del territorio, proprio perché, come dicevi, i terrazzamenti sono una caratteristica fondamentale della costiera amalfitana, del territorio di Tramonti, che l'ha anche resa famosa in tutto il mondo, ma hanno bisogno di una cura particolare. Se non c'è una redditività economica nel riuscire a coltivare un terrazzamento, viene abbandonato e tende a rovinarsi. Siete riusciti a far prendere piede di nuovo a questa coltivazione? Sì, l'anno scorso siamo partiti con una produzione sperimentale in cui abbiamo coinvolto i primi contadini coltivatori della vallata di Tramonti. Adesso siamo arrivati a coinvolgere 10 famiglie e oltre, e probabilmente anche oltre, che appunto stanno coltivando il reffiascone, questo pomodoro, e ci stanno mettendo tutta la passione. Ecco Rosa, come avete ritrovato i semi? Perché erano andati quasi perduti, vero? Sì, allora diciamo un'altra premessa: la biodiversità nei territori interni, nelle aziende multifunzionali di una volta, non vanno del tutto perduti. Meno male. Erano andati perduti per la grande distribuzione, ma i contadini, dato che parliamo di custodi, conoscono il valore delle cose che loro hanno, perché loro le coltivano per mangiarle e nutrirsi bene. Quindi c'erano dei contadini, solo che non si erano messi in rete. L'associazionismo, il parlare in un territorio, serve a far conoscere quello che si ha. L'associazione con i suoi, come si dice, promotori, sono persone, ognuno con una competenza. La squadra e la rete è servita a questo. Bello, infatti ci sono persone di 85 anni che avevano questi semi, e loro non sono stati egoisti come molto spesso succede, l'hanno messa a disposizione. Adesso, facendo questo, è fatta la start-up, e in questo barattolo che noi abbiamo lavorano veramente tante persone. Quindi la start-up per produrre anche i pelati e la passata, certo, da questo però pomodoro. In questo pomodoro c'è tutto il lavoro che abbiamo detto del comitato promotore dei distretti rurali e delle aree interne, ma c'è anche il mondo della ricerca, perché oltre al CREA, al centro di ricerca, ci lavora l'Università di Salerno per vedere tutto l'aspetto chimico, e come dicevamo prima, praticamente questo pomodoro viene lavorato senza nessuna aggiunta, e quindi è tal quale. Pomodoro. E in più ci facciamo la valutazione bioenergetica tramite un marchio GeoBio di un architetto che lavora nel nostro comitato. Io vi ringrazio tanto, grazie di essere venuti da Tramonti, che è il luogo che ha dato una migrazione, pensate, di maestri pizzaioli che ormai si trovano in tutto il mondo, no? Sono emigrati e fanno le nostre pizze meravigliose. Grazie di essere venuti con noi a Geo. E adesso Emanuele...